Buonasera e bentornati a GED per l'ultima puntata dell'anno, puntata non prevista, ma con quello che sta succedendo, accadendo in Mar Rosso, forse era il caso anche di dire qualcosa. Allora, la missione Prosperity Guardian sta dunque partendo. Ne avevamo già parlato sulla pagina Facebook, appunto di GED. Sono coinvolte 10 nazioni, almeno ufficialmente, tra cui l'Italia, con per il momento la fregata Fasan del tipo FREMM. Altre 10 nazioni sembra abbiano dichiarato la loro adesione e per il momento ritengono di rimanere anonime per evitare problematiche. Come già scritto sulla pagina appunto di Facebook di GED, la missione più che proteggere Israele tende a proteggere i commerci dell'Occidente, ma soprattutto quelli dell'Europa e dentro l'Europa soprattutto i nostri. La circumnavigazione dell'Africa, ma anche le coperture assicurative, queste in maniera minore che per l'attraversamento del Mar Rosso, che la verità fa aumentare il prezzo dei noli e il costo delle merci, ma anche fa diminuire la quantità di merci trasportabili. Più lungo il viaggio, meno riesce a far viaggi la singola nave, figuriamoci tutte le flotte. Più lungo dura il viaggio, quindi abbiamo detto più sono necessarie navi anche per trasportare questo flusso di merci. Quindi ci sarà anche meno capacità di carico totale, quindi diminuendo l'offerta e aumentando la domanda, i prezzi del trasporto invariabilmente andranno ad aumentare. Questo, come già spiegato, potrebbe contribuire al mancato rallentamento dell'inflazione, anzi potrebbe provocare una parziale nuova ricrescita, una mancata diminuzione dei tassi, un ulteriore rallentamento dell'economia. Rallentamento dell'economia favorito anche dalla maggior difficoltà nel reperimento di materie prime critiche necessarie alla produzione industriale europea. A esempio le terre rare, il litio, i semilavorati, i chips da Taiwan, il materiale elettronico. Tutte cose che abbiamo accennato anche nell'ultimo GED, quello appunto sull'idrogeno e la fusione fredda. I più sfavoriti sembrano i produttori di tecnologie green, quelli appunto, quelli di automobili, specialmente elettriche. Non bisogna dimenticare comunque gli energetici, con conseguente aumento del costo dell'energia, specialmente in Europa, anche perché con il traffico dall'estremo oriente all'America, quello passa per il Pacifico, specialmente per l'Italia, poiché doppiando il Capo di Buona Speranza, le navi non hanno interesse ad allungare il percorso entrando in Mediterraneo, ma vanno direttamente nei porti del nord Europa. I porti del Mediterraneo, come Genova, ma in primis Trieste e Taranto per il cosiddetto transshipping, sono importanti perché fanno risparmiare tempo e soldi per le navi che passano per Suez, con merci destinate all'Europa del Nord, ma anche a quella dell'Est. Non per niente il porto di Amburgo è entrato nella partecipazione di quello di Trieste, oltre anche per il fatto che i mutamenti climatici fanno sì che i porti del nord Europa, ne abbiamo parlato anche con Stefano Visintin, se vi ricordate, dicevo i porti del nord Europa situate all'estuario di fiumi rischiano di non avere più profondità sufficiente. Significativo è il fatto che l'oleodotto che rifornisce di petrolio la Germania inizia proprio a Trieste. Già ora, visto l'allungamento del tragitto a Trieste, si prevedono molte giornate di mancato arrivo di navi e quindi di merci e quindi di lavoro per i porti mediterranei. Questa spiegazione molto lunga è per far capire qual è la posta in gioco e perché si deve intervenire a tutti i costi e perché il nostro intervento è comunque troppo debole, incerto e tardivo, come vedremo tra poco. Si è deciso di intervenire, ma non si capisce bene ancora come. I vertici militari del Pentagono
sembra abbiano sottoposto a Biden l'opzione di un'azione militare offensiva verso le basi di lancio, ma almeno per il momento Biden sembra intenzionato a una tattica più prudente, cercando magari una mediazione per un accordo sottobanco di chi sponsorizza gli Houthi, che sono i lanciatori, appunto i guerriglieri, che lanciano missili e droni. E chi appunto è lo sponsor? L'Iran, ovviamente. La sola deterrenza, le minacce, sembra non funzionare, essendo gli Houthi sicuri di poter sfidare impunemente tutto l'Occidente, anzi tutto il mondo. Oppure, essendo per gli iraniani forse loro sacrificabili. Permanendo la situazione attuale, un'azione militare offensiva quindi sembra comunque inevitabile, poiché non si può usare all'infinito in un duello lo scudo, per quanto buono sia, senza usare poi la spada. Mi spiego meglio. Cioè, per quanto siano efficaci le misure antiaeree e antidroni delle navi occidentali, e quelle italiane lo sono particolarmente, prima o dopo un missile o un drone, specialmente in un attacco di saturazione, riuscirà a passare e a colpire una nave. Se è una, magari, tutto procede come era prima, ma se con il tempo diventano 2 o 3 o più, la cosa cambia. E torniamo al punto di prima, le navi mercantili, per quanto scortate, non vorranno passare di lì. Quindi, rispetto a tutto quello che abbiamo detto prima, siamo appunto a capo. Teniamo presente che il tratto è piuttosto lungo, quindi saranno necessarie molte navi di scorta per coprire tutto il percorso e per coprire dei gruppi molto numerosi di navi. In più, anche perché non ne si capisce se poi formeranno dei convogli o le navi si posizioneranno in punti ben precisi, a fare, come dire, da cortina. In più, se con tali colpi a segno, Dio non volesse, ci scappa il morto, che per fortuna fino adesso non c'è ancora stata, o una nave affondata e non solamente danneggiata, la reazione offensiva sarebbe d'obbligo, pena l'aggravarsi della crisi, in altre zone con attori statuali o no, differenti anche dagli Houthi o degli Houthi stessi. E poi non è più interessata solo la parte prospiciente le coste dello Yemen, attenzione, è stata colpita anche una nave mercantile a 200 miglia dalle coste indiane, da un drone. Non si capisce bene se è iraniano o degli Houthi stessi. Quindi l'area a rischio si sta allargando parecchio. Per certi versi, come la fuga occidentale dall'Afghanistan ha creato i presupposti per l'invasione dell'Ucraina, così la mancanza di risposta crea le condizioni per un altro attacco. Non si può fare molto affidamento su un esaurimento delle risorse da parte degli Houthi, senza un'azione a monte sui rifornimenti, in pratica quasi infiniti da parte appunto dell'Iran, che di droni, come abbiamo visto anche nella crisi ucraina, ne ha da vendere, appunto. Ammesso poi anche che gli Houthi non si siano mossi autonomamente, questo è un altro fattore di incertezza. Gli Houthi non sono poi dei semplici e puri proxy, quindi bisognerebbe intervenire non solo sui siti di lancio, molto mobili tra l'altro, ma anche sulla logistica, coinvolgendo giocoforza l'Iran stesso, o almeno la logistica dell'Iran, come fa da svariato tempo e molto spesso Israele in Siria. A Natale, altra notizia quindi di ieri, è stato ucciso in Siria Sayed Reza Mousavi, generale dei Guardiani della Rivoluzione. Coordinava uomini e armi spediti da Teheran in Siria. Probabilmente ci sarà un qualche lancio sporadico di missili verso Israele, autrice dell'azione, e magari qualche lancio più fitto di droni nel Mar Rosso, magari per tentare di spingere gli Stati Uniti a far pressioni su Israele, anche se tali pressioni hanno avuto in passato influenza ben limitata. Entro certi limiti Israele fa
come abbiamo visto, quello che vuole. È sempre difficile fare previsioni a riguardo, comunque, ed è facile essere smentiti dagli eventi. Ma a parte qualche missile drone in più, secondo me non ci saranno conseguenze tragiche. Del resto, anche dopo la morte di Soleimani, il capo delle forze Quds, corpo speciale appunto delle guardie rivoluzionarie iraniane, ucciso in un'azione americana, se vi ricordate, nell'era Trump, si è avuto solo qualche sporadica fiammata di attacchi missilistici sulle basi americane in Siria, in Iraq e nulla più. Però, d'altro canto, una risposta immediata potrebbe innescare una crisi ancor più grave. Parliamo del bombardamento ovviamente delle basi missilistiche nello Yemen, anche perché di boots on the ground proprio non ne si parla, giustamente. Quindi, come dicevo, una risposta immediata potrebbe innescare una crisi ancor più grave con il coinvolgimento di altri paesi della zona, che per motivi vari vogliono starsene il più fuori possibili. In più, basi navali occidentali sono a un tiro di schioppo, cioè di missile. Nella fattispecie Djibouti, dove non c'è solo mezzo occidente, ovviamente ci sono gli Stati Uniti, ma anche, ricordiamoci, una base italiana, ma anche una base cinese, per esempio, che lì detiene l'unica sua base navale all'estero. In più, l'attacco preventivo potrebbe non dare i risultati sperati. I sauditi e gli Emirati hanno per anni bombardato i ribelli Houthi senza praticamente cavarne un ragno dal buco, anzi. È pur vero che i sauditi, pur avendo le migliori armi occidentali o quasi le migliori grazie ai loro soldi, come gli Eurofighter e i Tornado europei, ma anche gli F-15 statunitensi, non le sanno usare granché. Spesso i piloti sauditi sono dei mercenari e, come è stato però spesso dimostrato, gli occidentali avrebbero dalla loro un'intelligence e una capacità ISR formidabile. Inoltre, se l'obiettivo si limitasse ai soli siti di lancio, la realizzazione sarebbe più facile di quello che invece hanno dovuto fare i sauditi, che volevano proprio sconfiggere sul terreno gli Houthi. Di contro, anche gli Houthi si servono della popolazione civile per mascherarsi e coprirsi, quindi sarebbe più difficile colpire gli obiettivi senza danni collaterali intollerabili per l'Occidente. Per l'Occidente strettamente detto, per altri molto meno. La stessa Arabia Saudita non aveva avuto il minimo scrupolo, beccandosi così l'embargo degli Stati Uniti e anche dell'Italia sulle bombe. Poi sui rifornimenti dell'Iran abbiamo già detto, bisognerebbe colpire anche quelli. Apparentemente, cosa c'è dietro? Apparentemente sembra una mossa dell'Iran per sviare e condizionare gli Stati Uniti dal conflitto a Gaza e per far saturare le già non eccelse capacità decisionali dell'avversario, con dilemmi multipli. È un classico della guerra ibrida, il dilemma multiplo. Il capo dei Pasdaran iraniani, quindi la fazione più intransigente, i Pasdaran, all'interno di un regime già intransigente per conto proprio, per conto suo, ha dichiarato la chiusura del Mar Mediterraneo in risposta ai crimini contro il popolo oppresso di Gaza e che gli Stati Uniti e i loro alleati dovranno aspettarsi presto la chiusura appunto di nuovo del Mar Mediterraneo, dello Stretto di Gibilterra addirittura. Da questo punto di vista una nave spia iraniana in zona probabilmente fornisce le informazioni utili ai ribelli Houthi. Gli Stati Uniti ora devono affrontare la crisi ucraina, quella palestinese e questa in più con l'attenzione anche su Taiwan, ma anche sulle crisi nell'Africa subsahariana, crisi multiple, difficili da gestire tutte contemporaneamente. La parte più intransigente del regime iraniano, non potendo allagare il conflitto dal Libano per ragioni varie, compresa una certa ritrosia di Hezbollah, potrebbe voler aprire quest'altro fronte.
c'è stata una seconda dichiarazione in cui si afferma si afferma che le azioni proseguiranno finché non si arrivi a un cessato il fuoco permanente su Gaza. Ricordiamo però che gli Houthi non hanno rispettato il cessate il fuoco recente, ma hanno continuato a spedire missili e droni, pare più di un centinaio per il momento, anche se poi appena il 10%, tra il 10 e il 15% ha colpito gli obiettivi desiderati. Potrebbe essere anche compresa una controrisposta ai bombardamenti degli Stati Uniti avvenuta in risposta a loro volta all'attacco alle basi americane in Iraq e in Siria, con il ferimento di 21 militari statunitensi. E un'ipotesi non esclude l'altra. Ma in questo modo l'Iran vuol far capire che può danneggiare e ricattare la controparte in tutte queste aree strategiche, cioè non solo il Golfo Persico, ma anche il Mar Rosso. È l'usuale tattica delle azioni sotto soglia, cioè danneggiare l'avversario in un confronto asimmetrico fino a un attimo prima di una risposta devastante. Cioè il singolo danno non è tale da rendere conveniente una risposta dura, militare, ma tante piccole singole azioni sotto soglia producono alla fine un risultato tangibile. Azione pericolosa, perché l'allargamento potrebbe compromettere il riallacciamento di relazioni avvenuto di recente proprio con l'Arabia Saudita da parte dell'Iran e gli Emirati Arabi Uniti, propugnato dalla Cina stessa. Ma i ribelli scommettono sul fatto che l'Arabia Saudita non ha intenzione di rischiare di interrompere il cessate il fuoco con loro, che va ormai avanti da più di un anno, dopo 8 anni, dopo 7-8 anni di guerra e guerriglia reciproca, e rivedersi comunque bersagliata da droni e missili Houthi. Per disinnescare la questione in modi non militari non è tanto importante capire cosa vogliono gli Houthi, ma cosa vuole l'Iran, sempre in bilico tra il voler cavalcare la crisi palestinese e contenerla, come abbiamo visto. A rigor di logica, potrebbe valere attualmente il congelamento di tale conflitto in cambio di appunto non smettere di lanciare missili e delle azioni nel Mar Rosso, ma anche, come abbiamo visto, nell'Oceano Indiano occidentale. Però c'è un'altra teoria alternativa, cioè quella che gli Houthi si muovano ormai indipendentemente dall'Iran, essendo più realisti del re, e che attacchino sia per ragioni interne di ristabilimento di un certo consenso calato a causa dell'insoddisfazione della popolazione, sia per odio verso Israele, che è pari a quello dell'odio iraniano verso Israele, avendo anche loro nel loro motto la distruzione di quello Stato, sia per accreditarsi a livello internazionale e per non essere più una mera associazione organizzazione terroristica. Le dichiarazioni del capo di Pasdaran sembrano però non in linea con questa tesi. Se così è, comunque lo si scoprirà presto, poiché verranno meno i rifornimenti di missili all'Iraq, dall'Iraq, scusate, dall'Iran. Ma se è così, la crisi non potrà essere risolta dalla diplomazia, ma solamente da un'azione militare e dell'esaurimento dei vettori. La coalizione internazionale si muove in ordine sparso, come abbiamo visto, con regole di ingaggio non chiare, à la carte, e, come dire, a geometria variabile. Premesse ottime per un fallimento. Veniamo all'Italia. Ha mandato, come abbiamo visto, una fregata FREMM. Abbiamo appunto scritto e detto il Virgilio Fasan, che è una fregata antisommergibili. Le dichiarazioni del ministro degli esteri sembrano indicare una partecipazione non totalmente integrata nel dispositivo e con regole di ingaggio
diciamo tra virgolette prudenziali, cioè mera autodifesa anche rispetto alle navi mercantili e non attacco alle basi di lancio. Non so se l'invio della nave Fasan sia un caso, cioè l'invio di quello che avevamo a disposizione in quel momento, non è che l'Italia abbia un numero infinito di navi, ne ha anzi pochine, oppure sia stata una scelta mirata. La fregata ha infatti 2 cannoni da 76 mm Strales, capaci di una cadenza di tiro di 120 colpi al minuto, quindi uno ogni mezzo secondo, particolarmente indicati per la difesa antiaerea, ma inadatti ad esempio nel bombardamento controcosta. Le sue sorelle, 4 su 8 fregate che abbiamo in questo momento, cioè le General Purpose, hanno invece un cannone da 127 mm con munizionamento più adatto al tiro controcosta. In più, una foto scattata durante la partenza da Cipro rivela che probabilmente ha a bordo il Fasan solo 2 missili antinave di tipo Teseo, quando ne potrebbe portare fino a 8. Tali missili hanno anche capacità secondarie di, come si dice, land attack, quindi attacco in controcosta. Quindi ne porta proprio il minimo sindacale, diciamo così. Ma è anche vero che era già in zona al momento della designazione della missione. Come abbiamo visto, limitarsi a respingere gli attacchi senza prima o dopo reagire a condizioni invariate è perdente. Cosa faremmo quando ci saranno vittime o una nave affonderà o peggio, anche se molto improbabile, venisse colpita una nave militare? E gli Houthi hanno tentato di colpire una fregata francese, sempre del tipo FREMM. Cambieremo l'atteggiamento? Per noi il Mar Rosso è un'area vitale, non a caso compresa nel cosiddetto Mediterraneo allargato. Per noi italiani intendo, non per noi occidentali. E come abbiamo visto da questa situazione, siamo noi quelli che abbiamo più da perdere assieme all'Egitto. D'accordo ora, ma poi il nostro atteggiamento rischierebbe di diventare troppo timido e gli armatori non aspettano o ricercano i nostri porti solo per una mera simpatia, ma esclusivamente per convenienza. Qualche organo di stampa, diciamo, alternativo e qualche opinionista parlano di imperialismo e arroganza occidentale e di politica delle cannoniere. Invece quello che risulta è che i paesi più danneggiati sembrano quelli che mettono a disposizione meno risorse o comunque quelle più timide nel tipo di risposta, cioè l'Italia in primis, che è appunto, abbiamo visto con l'Egitto quella più danneggiata. L'Egitto comunque a causa della mancanza di introiti sui diritti di passaggio a Suez. Molto poco del traffico passante per la zona in questione va o proviene dagli Stati Uniti. Per loro è una questione di principio e, diciamo, ideologica, di diritto di libertà di navigazione in tutti i mari, che è il principio cardine di una potenza talassocratica che si basa sul commercio. L'opinione pubblica italiana sembra indifferente, ma non capisce che questa questione geopolitica, che sembra astratta e lontana, influenzerà il suo portafogli. Quando si vedrà l'italiano medio depauperare il proprio conto in banca grazie all'aumento delle bollette o la mancata decrescita delle rate del mutuo o magari anche un aumento a causa della permanenza dei tassi applicati a livelli intollerabilmente alti, o vedrà al supermercato che potrà acquistare sempre meno merci agli stessi soldi per via dell'inflazione che non cala, e se ne avrà l'intelligenza, forse inizierà a capire che geopolitica, relazioni internazionali e politiche di deterrenza e di intervento sono connesse al suo portafogli più che alle sue ideologie o a generici buonismi. Per intanto, solo l'annuncio dell'inizio della missione sta però dando i suoi frutti. La Maersk, notizia di ieri,
cioè la principale delle società di navigazione, ha annunciato proprio a Natale che riprenderà nei prossimi giorni la navigazione in Mar Rosso. Come concludere quest'anno? Come vedete, la terza guerra mondiale ibrida è già iniziata da un pezzo, solo che, come dice il Papa, è a pezzetti, con i vari episodi collegati che hanno una influenza reciproca, ma non ancora organicamente e strettamente interconnessi. Solo il tempo ci dirà se queste connessioni uniranno il quadro in qualcosa di più organico e generalizzato e soprattutto combattuto a 360 gradi e non solamente in maniera ibrida. Grazie per aver ascoltato l'ultima puntata di GED in questo anno. Ci rivedremo il 17 gennaio, torneremo con il CESI e parleremo con Tiziano Marini delle CESI della Nacina. La Nacina è vicina? Ma quanto? Grazie e buon inizio d'anno a tutti. Arrivederci.